Io sono Erika, ho 42 anni e sono nata con una sordità bilaterale profonda. E sono impiantata da meno 2 anni, vengo da Bergamo e non ho mai avuto problemi ad integrarmi nella società. Allora, io considerando che ho sempre portato le protesi acustiche, quando avevo circa 20 anni ho avuto un calo drastico della percezione uditiva tramite le protesi e mi avevano proposto l'impianto cocleare e io non ne volevo sapere perché ero, diciamo, spaventata e non mi ero mai informata. Nel corso degli anni mi sono sempre arrangiata aggrappandomi alla lettura labiale. 10 anni fa è nato mio figlio, anche lui sordo come me e anche lui dopo un 7-8 anni ha peggiorato con le protesi acustiche e gli è stato proposto l'impianto cocleare. Panico, ho detto oddio no. E allora vabbè ci siamo informati e ricordo ancora adesso che il medico in cui ci siamo rivolti per avere una consulenza, che è il dottor Cuda, parlava di mio figlio, di come poteva cambiare la sua vita con l'impianto cocleare, ha guardato me e ha detto tu mamma quando pensi di fare l'impianto? Io ho detto no, io no, siamo qui per noi e Kevin mi ha detto mamma facciamolo insieme e lì mi ha dato diciamo che è stato lui a darmi la forza per affrontare questo percorso. Per me è cambiata, sono rinata. Rinata perché adesso mi rendo conto che sento veramente bene. Prima pensavo di sentire cose che invece nel mio caso no. Quindi adesso sono più. Se guardo una Iorica di prima vedo una donna, una ragazza, sempre tesa, avevo sempre mal di testa, ero sempre su chi va per sentire, per capire. Adesso sono più rilassata, sono più me stessa e sono felice. Allora, una domanda più. Una ragazza me l'ha visto e mi ha chiesto appunto che cosa fosse l'impianto cocleare. Dopo che gli ho spiegato, mi ha chiesto: me lo fai provare? Dice no, non è possibile. Sì, io mi sono confrontata con una ragazza impiantata e è stato molto utile, questo perché penso che sia diciamo, più utile sentire una persona che l'ha provato sulla propria pelle. Quindi potevo fare delle domande più, adesso mi viene il termine, personale e penso che sia importante avere un supporto da parte di una persona appunto impiantata. Ho deciso di intraprendere questo percorso appunto per il discorso che dicevo prima. Io 20 anni fa, quando mi è stato proposto l'impianto cocleare, non mi ero mai informata e non sapevo onestamente a chi chiedere, nel senso che. E adesso vorrei appunto aiutare le persone ad avere un'informazione in più per aiutarmi. Sì, io ho notato tanti cambiamenti perché prima, quando portavo le protesi acustiche, diciamo che frequentavo un certo tipo di persone che conoscevo da tempo e che non sapevano la mia sordità. Adesso invece io vado con chiunque, non ho più problemi a interagire con gli altri perché capisco tutti. Prima, ad esempio, magari incontrando le persone con la barba, rimandevo un po', oddio, adesso non riesco a capire quello, invece adesso capisco. E per me questo è stato un passo gigante verso la società. Allora mi aspetto che in futuro ci sia più informazione per far sì che vengano abbattuti questi pregiudizi, tutte queste domande, tutte queste perplessità, perché spesso mi capita di andare in giro con mio figlio e lui avendo i capelli corti, quindi l'impianto è molto visibile
tante persone, soprattutto adulti, lo guardano, non osano neanche a chiedere e vedo che loro sono, diciamo, tra virgolette, in difficoltà perché purtroppo, come dicevo prima, non c'è informazione, quindi mi aspetto che ci sia più, diciamo, informazione, più, anche nelle scuole soprattutto. Allora, il consiglio che posso dare è sicuramente quello di essere sicuri di farlo, perché non è che l'impianto cocleare, una volta che l'hai messo, va subito, no. C'è dietro un lavoro, ci vuole tanta determinazione, costanza per raggiungere determinati obiettivi.